Occhio alle nuove maglie dell'Inter per la stagione 2023-2024. Tanta attenzione alla tradizione con richiami alla storia dell'Inter e anche ad alcune stagioni da record, ma occhio perché non sono escluse anche delle grandi novità dal punto di vista del design delle maglie. Mancano ovviamente ancora diversi mesi alle foto ufficiali, a maggior ragione mancano diversi mesi al lancio sul mercato. Sono già spuntate però diverse anticipazioni molto credibili su tutte e tre le maglie con cui l'Inter dovrà affrontare la stagione 2023-2024. Quindi oggi abbiamo deciso di fare un bel punto della situazione complessivo con tutto quello che conosciamo e che sappiamo ad oggi, in questo momento, sulle prossime maglie dell'Inter. Ben ritrovate amiche e amici passioni interisti, nuovo episodio oggi, subito un bel click sul tasto mi piace per sostenerci, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti. Oggi parliamo di maglie, delle nuove divise con cui l'Inter giocherà nella stagione 2023-2024. Partiamo confermando innanzitutto qualcosa che si sapeva già, ma che è stato ulteriormente confermato in questi giorni, ovvero il fatto che l'Inter andrà avanti ovviamente con Nike come sponsor tecnico per le proprie divise. Quindi prosegue questa partnership tra il colosso americano e l'Inter, che continuerà a vestire Nike e quasi certamente lo farà per diversi anni ancora. Lo ha di fatto, come dicevo, confermato e annunciato l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, durante la conferenza stampa a fine ottobre, dopo l'ultima assemblea degli azionisti che si è svolta a Milano, e si era parlato in quella sede di una trattativa in stato avanzato con Nike per il prolungamento del contratto. Un prolungamento che, tra le altre cose, porterà l'Inter di fatto ad essere anche l'unico club italiano di primo livello con Nike come sponsor tecnico, e quindi porterà molto probabilmente ad una maggiore personalizzazione ulteriore dei kit, oltre che di tutto il merchandising Nike, oltre ovviamente anche ad un importante aumento dal punto di vista economico. L'Inter riceverà un compenso superiore ogni anno da Nike come sponsor tecnico. Avevamo fatto delle stime in un altro contenuto che abbiamo pubblicato qualche settimana fa. Secondo indiscrezioni dovrebbe far salire la cifra attorno ai 30 milioni di euro all'anno, che è un bel passo in avanti, anche se ancora distante dalla Juventus. Attendiamo poi le comunicazioni ufficiali, quando arriveranno faremo ulteriori considerazioni. Personalmente, al di là del fatto che io da sempre sono molto fissato con Nike, mi sta piacendo molto il lavoro che viene fatto da Nike con l'Inter, soprattutto nelle ultime 3 o 4 stagioni in modo particolare. In questa stagione in corso, la 2022-2023, al di là dello sponsor e dello stemma, secondo me abbiamo uno dei kit, diciamo, più interisti, più in linea, più vicini alla tradizione dell'Inter dopo alcuni anni di vari esperimenti. Condivido le immagini per chi ci sta seguendo da YouTube, i 3 kit di quest'anno. La prima maglia che ritorna ad un più classico nerazzurro a strisce dopo i vari esperimenti degli ultimi anni, la seconda maglia che invece richiama il motto del Fratelli del Mondo, Brothers of the World, sul quale si è molto lavorato anche dal punto di vista comunicativo negli ultimi mesi, e la terza maglia gialla, un colore che fa parte della storia dell'Inter comunque fin dalla fondazione con l'oro, poi si era rivisto nel 1980, quindi alcune maglie gialle anche negli anni 90, inizio anni 2000, e di nuovo poi fino al 2015-2016. Tra l'altro vi butto lì un'osservazione, non credo che qualcuno ci abbia già fatto caso, ve la butto lì. L'Inter, nel comunicato con cui ha lanciato la terza maglia ufficialmente per questa stagione 2022-2023, aveva parlato di colore che fa parte della nuova visual identity del club introdotta nel 2021. Mi si è acceso allora un campanello di allarme sul tema terza maglia, perché la terza maglia della stagione 2021-2022, quella passata, era questa maglia che stiamo vedendo per chi ci segue da YouTube, una maglia nera sostanzialmente con dei parallelogrammi, diciamo, colorati su tutta la parte frontale sotto lo sponsor, di colore, alcuni gialli, alcuni verdi, alcuni azzurri e alcuni arancioni. Okay? Ecco, quest'anno, quindi la stagione in corso, la terza maglia è stata già annunciata, è gialla, abbiamo già fatto alcune partite con questa maglia. L'anno prossimo, come vedremo tra poco, la nuova terza maglia dovrebbe essere arancione. Non è che poi sarà verde e quindi azzurra, son delle coincidenze, oppure magari questa prima maglia poteva aprire ad un ciclo di maglie che vedremo negli anni a venire.
vedremo. Io butto lì questo semino, poi lo vedremo. Intanto però andiamo per gradi e concentriamoci sulle maglie della stagione 2023-2024. Facciamo quindi un punto della situazione con il portale specializzato Footy Headlines, sempre molto affidabile con le sue anticipazioni, che ci ha dato delle appunto anticipazioni su queste nuove maglie. Partiamo dalla prima maglia che, come si vede dal portale Footy Headlines, ma come hanno confermato anche diversi altri esperti del settore, sarà una maglia ovviamente nerazzurra che tornerà però ad avere degli inserti gialli, tra cui anche il logo Nike e lo stemma dell'Inter con la stella o magari, chi lo sa, speriamo due, anche se oggi è difficile immaginarlo, ma chi lo sa. Nerazzurro e giallo, quindi, che abbiamo già visto per esempio in due stagioni consecutive, la 2001-2002 e 2002-2003, oltre che poi l'ultima maglia, la più recente, con questi inserti gialli nella stagione 2016-2017. Frank De Boer in panchina, gli arrivi di Gabigol e João Mario, ma anche i gol di Perisic e di Icardi. Attenzione però qui, perché i colori giallo, dicevamo, rientra sicuramente, oltre al nerazzurro, nella tradizione interista, però non è ancora chiaro in realtà come sarà il design della maglia, cioè non è ancora certo al 100% che sarà a strisce nerazzurre tradizionali come queste immagini che ho messo in sovrimpressione o come la maglia di questa stagione. Potrebbe essere, ovviamente potrebbe essere a strisce, quindi niente di clamorosamente nuovo, però abbiamo visto di recente tanti esperimenti come le divise la maglia serpentata oppure quella zig zag. Ecco, al momento non sappiamo ancora se vedremo qualcosa di così rivoluzionario oppure no. Intanto conosciamo i colori nerazzurro e giallo che faranno un po', andranno a costituire la base di questa maglia. Discorso sul design che vale anche per la seconda maglia, dove però rispetto al mappamondo di quest'anno possiamo già prevedere un ritorno ad una maglia, diciamo tra virgolette, un po' più semplice, un po' più pulita, con due colori fondamentali, il bianco ed un blu abbastanza acceso, sullo stile di una maglia dell'Inter che l'Inter ha già vestito molte volte nella sua storia. Ci sono diversi esempi di maglie semplici con il bianco predominante e l'azzurro, un blu abbastanza acceso, appunto come secondo colore. Una di quelle più importanti secondo me da ricordare è quella della stagione 2006-2007, la prima con lo scudetto sul petto dopo lo scandalo Calciopoli, l'anno delle 17 vittorie consecutive e il record di 97 punti con Mancini. Potrebbe essere una maglia molto simile anche come design. Eventualmente dovessero esserci ulteriori dettagli sulla maglia, potrebbero essere rifiniti in nero come terzo colore, come era avvenuto anche in questo caso nella stagione appunto a cui facevo riferimento. La terza maglia, infine, come dicevo, invece, un po' a sorpresa, ma se quell'indizio che ho visto io nella maglia della stagione dell'anno scorso si rivelerà corretta, non sarà una sorpresa, appunto, ma vedremo. Comunque, la terza maglia, come dicevo prima, sarà con ogni probabilità arancione. Su questa ci sono al momento ancora pochissime informazioni, sia sui colori che la completeranno, quindi di che colore sarà lo swoosh della Nike, lo stemma dell'Inter e il main sponsor che avremo sulla parte frontale della maglia. In ogni caso dovrebbe essere un'altra divisa dal design piuttosto moderno. Forse potrebbe essere simile alla maglia gialla di quest'anno, ovviamente con alcune novità che verranno introdotte nei kit di una stagione successiva. Anche qui probabilmente però molti non sanno, molti diranno: "Perché l'arancione? Che colore è l'arancione?" In realtà, ne stavamo parlando anche internamente alla redazione, l'arancione è comunque un colore piuttosto presente nella storia dell'Inter, perché quando è uscita la notizia di una nuova maglia arancione per la stagione 2023-2024, molti, ho visto anche sui social, hanno ricordato alcune foto che vi riporto anche qui. La prima con Pirlo nella stagione 2000-2001, dove appunto si era vista questa maglia arancione con un colletto grigio, la seconda nella stagione successiva 2001-2002, foto questa tra l'altro bellissima con Ronaldo, Seedorf e un giovanissimo Adriano in maglia arancione senza colletto.
e molti quindi facevano riferimento a questo richiamo degli inizi anni 2000. In realtà, grazie anche ad una segnalazione che ha fatto giustamente su Twitter il grafico Rupert Graphic, che vi consiglio di seguire appunto sul suo account Twitter e non solo, ci sono diversi altri precedenti in arancione andando più indietro nella storia dell'Inter. Sono andato infatti a fare delle ricerche e a quanto pare ci sono state delle maglie arancioni nel 37-38, poi nel 41-42 e di nuovo nella stagione 52-53 fino a quella 54-55 tornarono delle maglie arancioni con il girocollo e i polsini neri oppure con il girocollo azzurro e i polsini neri. Quindi anche la maglia arancione fa parte sicuramente della storia nerazzurra. In definitiva, ad oggi i 3 kit, quindi dell'Inter, fanno pensare ancora una volta, secondo me, ad un forte richiamo alla tradizione per quanto riguarda i colori, con alcuni richiami alla storia più o meno recente dell'Inter, ovviamente in una chiave più moderna, senza escludere, come dicevamo, però anche dei design più particolari, ma diciamo che in questo senso soprattutto maggiori notizie le avremo più avanti nei prossimi mesi. Così come bisognerà capire tra l'altro anche una possibile grande novità, ovvero dovremo capire se anche per l'Inter verrà replicata una proposta che al momento Nike, se non sbaglio, ha fatto soltanto per il PSG, ovvero di riutilizzare per 2 anni consecutivi la stessa maglia, soprattutto quella casalinga, per ridurre l'impatto ambientale della produzione di nuovi kit. Vedremo. Nel frattempo fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piacciono le divise sulla base di queste indiscrezioni oppure no. Nei commenti fatemi sapere anche un po' un vostro feedback sulle maglie di quest'anno, visto che abbiamo già affrontato molte partite e abbiamo avuto modo di vederle in campo, se vi sono piaciute, se le avete acquistate oppure no. Prima di salutarvi vi lascio con un approfondimento che abbiamo fatto nelle scorse ore che vi consiglio assolutamente di non perdere. Per chi ci ascolta in podcast trovate il link in descrizione a questo episodio, mentre per chi ci sta seguendo da YouTube vi basta cliccare